Sono nella merda, mio padre è morto e mi ha lasciato in questa situazione. Sono 10 anni che non dipingo e ora devo terminare tutto questo bordello. Sono circa 500 metri quadri di soffitto, diviso in 3 riquadri giganteschi e 9 riquadri perimetrali. In questi riquadri perimetrali ci sono 4 e 4, 8 angioletti, più 2, 10, ci sono parecchi angioletti, che per fortuna sono limitati in un ovale. Una volta terminati i puttini, che sono la parte più terrificante di tutto il locale, guarda che faccia, non se l'aspettava, mamma mia! Poi posso concentrarmi nei dettagli della parte centrale, come le nuvole, come il cielo, come tutti questi ghirigori che è andato a fare mio padre, però l'ha lasciati così, molto molto superficiali. E guardate qua, si vedono le linee della matita. Non lo so dove vado a finire, però lo devo finire. L'escultor italiano Valeriano Fatica. Grazie alle mie sculture di frutta ho girato il mondo, ma ora sono qui, davanti all'opera incompiuta di mio padre, a chiedermi: riuscirò a terminare quest'opera? E certo che ci riuscirò, Wagyu, perché sono un genio! E voi mi chiamerete Eugenio! Wagyu, ma chi voglio pigliare per il culo? Mi sto a cagare sotto. Allora, la prima cosa da fare è andare a cercare i colori. Io sono in Molise, il problema è che il Molise non esiste, quindi in teoria non esistono neanche colori. Come cazzo devo fare? Mio padre utilizzava dei colori acrilici in dei barattoli di vetro che io non ho mai più visto. Erano un dorato, un bronzo. Ora non so se utilizzare quelli o comprare gli acrilici normali. Ho paura che sono limitato con quei 2 o 3 colori. Può essere che dopo 20 anni hanno inventato altri, oppure non esistono più, sono fuori mercato perché sicuramente erano tossici e quindi l'hanno tolti. Ho trovato dei barattoli in vetro, ma costano l'età di Dio. Ho i miei dubbi, ma ci proviamo. Affugo nell'acqua pure qua, però mo mi sono ricordato che 20 anni fa esisteva un negozio che vendeva tutta sta roba di belle arti. Stava in questa zona sto negozio, ma ora mi sa che non ci sta più. Eccolo là. Ciao. Ce l'ho fatta, li ho trovati. Ci sta il mondo. Grazie mille. Allora se torno, se c'ho qualche frutta, ti posso di frutta. Ovviamente ho comprato pure dei pennelli, perché sennò dove cazzo? Come faccio? Con le mani pittavo? Che bel rumore. L'attacco. Oh, ma lo vedi come sbrilluccica? Mamma mia, come sono euforico! Il primo colore era oro ricco, e beato lui. Questo invece è oro pallido, ma a giudicare dall'aspetto mi sembra che sta molto bene. Ok, ho fatto una prova veloce e questi acrilici non mi convincono molto, perché se questi colori li vedi da una posizione neutra, allora li vedi bene, ma nel momento in cui ti sposti la luce li colpisce in un altro modo e allora iniziano a perdere tutti i dettagli. Non ci siamo, devo comprare gli acrilici normali. Buongiorno, anzi buonasera, ti ho portato le ciliegie. Buco nell'acqua, ho comprato 2 o 3 colori pure stavolta. Terra di siena naturale, terra di siena bruciata, bronzo, giallo primario, ocra gialla, ocra rossa, rosso primario, bianco di tiranio, bianco di zinco, argento, rosso vermigno, arancione, blu reale, blu mario, blu primario, lilla e nero. 200 euro di roba. 200 euro di roba! C'è un problema, ho perso le clip del primo, del secondo, del terzo angioletto. Per fortuna mi sono rimaste quelle del quarto. Scavando nel PC alla fine ho trovato qualcosa, ed è quello che state vedendo. Li ho cercati ovunque, PC vari, schede miste, pantaloni strappati, nella lettiera del gatto. Mi state dicendo che voi non avete mai cercato nella lettiera del gatto? Siete fortunati perché io ho dovuto farlo. 3 giorni di lavoro buttati nel cesso.
Ed eccoci qui con le clip del quarto angioletto, così almeno ora vi posso far vedere qualche passaggio di lavorazione. In questo caso ho deciso di passare un bianco di titanio, a differenza degli altri angioletti che sono andato con i colori sopra a quelli già esistenti. Ho appena scoperto che il bianco di titanio è il bianco più coprente di tutti. Poi c'è il bianco di zinco che è semi-trasparente, che vedremo successivamente. Ho iniziato a tracciare i contorni dell'immagine con un giallo ocra per vedere se almeno le proporzioni sono giuste. Oh, ma lo vedete come sta uscendo? Il disegno sul foglio era veramente brutto, ma questo devo ammettere che sta uscendo pure peggio. Mamma mia, mamma mia. Passando il giallo primario mi sono reso conto che effettivamente questo bianco rende tutto più luminoso, quindi in teoria i successivi angioletti li farò tutti quanti con questa base di bianco. In teoria. Nessun angioletto è simile, sia come espressione che come lavorazione. Chi è più scuro, chi è più chiaro, ma da ora dovrebbero uscire tutti più simili. Con una miscela di giallo ocra e giallo primario ho creato le ombre. Qua si sperimenta, ragazzi, io non sono né un pittore né niente, quindi faccio tutto a capoccia di... Quindi scopriremo tutte le cose insieme. Andiamo a bello. Se notate ho cambiato pennello, ho un bel pennellone, semplicemente perché voglio provare a fare delle sfumature. Così da creare i mezzi toni. E questo lo facciamo con i capelli al vento e la faccia sbarazzina. Osservando bene tutti i puntini, ho capito che mio padre ha utilizzato solo 2 pattern per crearli e li ha ripetuti all'infinito. Io non vado d'accordo con la monotonia, quindi dopo il secondo angioletto ho iniziato a apportare delle modifiche. All'inizio non avevano senso, poi, piano piano, nel mio cervello è iniziato a crearsi, a nascere un'idea malsana, ma non avrei mai immaginato che questa cosa mi avrebbe portato al delirio. Qua, la cosa più difficile non è dipingere, è stare sopra questa scala, con il collo all'insù, per tutto il giorno. Non uso il trabattello perché almeno con la scala riesco a regolarmi come voglio, un po' più sopra, un po' più sotto. Col trabattello invece c'ho sempre la stessa altezza e quindi non è fattibile dipingere. Però mi sto spedacciando i piedi, assurdo. Mentre stavo finendo di lavorare questo angioletto mi sono detto: perché non tolgo le luci che stanno qua? Così non spreco corrente, visto che tanto io sto lavorando qua, non mi servono le luci là. Fatto sta, che ho smontato e guardate come vede meglio senza queste luci così. Vedete come si alza il soffitto? Quindi ora ho pensato di andare a vedere in giro se trovo qualcosa di rotondo, di piatto, che può andare giusto qua nel cerchio al posto di queste palle. Stranamente a primo colpo ho trovato questa plafoniera gigante che dovrebbe andare perfetta nel cerchio. La giovincella che vedete qui è mia moglie e l'ho chiamata perché deve montare questa plafoniera perché io non sono in grado. Ah, che bello, Marco, un tirontello. Questa è la visione che ho io. Mamma mia, sembra fatta apposta. Allora, che ve ne pare? I primi 4 angioletti li ho fatti, come potete vedere. Quelli sulla destra hanno una faccia abbastanza tranquilla, poi sulla sinistra ho iniziato a svalvolare. Sta questo, che quest'altro, e non è niente perché qua, la notte, io invece di dormire, io penso a quello che devo fare perché mi sto iniziando a gasare. Qua finisci male, voglio. Mentre stavo guidando mi sono venute delle idee allucinanti e ora sto a casa perché voglio metterle su carta, voglio provare pure al computer a fare un po' di movimenti strani e mamma mia, se esce come devo uscire voglio qua ne vedremo delle belle. Oh mamma mia,
Ora andiamo verso Avellino ad incontrare un mio amico. Ciao Dennis. Non so se vi ricordate i video di Giorno Giovanna. Beh, Dennis è il ragazzo che ballava dietro le sculture. Un criminale, un genio del male. Io lo adoro. Però passo prima a prendere mia moglie e mia figlia perché ci vuole far vedere la sua macchina nuova. Quindi con questa scusa io ne approfitterò per chiedergli delle info su questo progetto. Lui non sa niente, quindi lo prenderò così, in gamba tesa. Però lui è una persona molto molto creativa e quindi potrebbe essere super utile. Andiamo bello, voglio. Già ho studiato 7-8 riquadri, quindi già ho più o meno il progetto. Però lui mi potrebbe far partire quella scintilla che mi manca per un riquadro, 2 riquadri, perché farò dei riquadri a tema. Andrò ad inserire delle cose, degli oggetti, una capigliatura particolare, un qualcosa che ti farà pensare: ah, ma quello forse, ah, ma quello forse, ah, ma quello c'è in mano, ah, ma quello, Crystal dice bianca, io dico blu, Alessandra dice nera. Prima bianca, attenzione che sta arrivando, è lui, hai indovinato Crystal? Ho vinto io! Sono 2-3 settimane che ho iniziato a dipingere gli angioletti per l'aria. Ne ho fatti 4, non uguali, però seri. E il quinto mi sono rotti i coglioni. Ho detto no, devo iniziare a fare cose. Sì, e mo questa cosa mi ha dato un boost allucinante. Angioletto che corre con Oh, mamma mia, number one. prendendo spunto da fai l'angioletto con il drappo rosso che gli fai i capelli che fai Mamma mia. altre 2 idee. Ok. Solito angioletto piccolino, però oppure l'angelo parallelepipedo volante che non c'entra un cazzo, però è bellissimo, magari ci metti pure la cosa attorno alla sciarpa. No, Quindi si fermerà a guardare 2-3 minuti cosa sta succedendo. no, bellissimo, dai. Il prisma blu. Sì. Qua finisce male, Io sono stato tutto ieri sera al computer e anche in macchina mentre guidavo a farmi venire tutte idee malate, tutte cose strane. Mi sono proprio elettrizzato che voglio fare perché è proprio divertente. L'incontro con Dennis è stato molto molto prolifico, mi ha dato delle idee geniali. Quando sono tornato a casa mi sono messo al computer e ho fatto diversi schizzi, molti dei quali mia moglie me li ha bocciati, ma sti cazzi! E ci vediamo al prossimo video che sarà a tema, perdonami papà, Berserk! Io avevo tutte le più buone intenzioni di questo mondo, ma tu mi conosci. Tu lo sapevi che sarebbe finito in questo modo, perché io sono un pazzo e vivo su una merda. Vedo la gente ubriacarsi di me.